Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio garage. Oggi vi parlerò della sega di immersione della Parkside, comprata alla Lidl l'11 giugno del 2020 al prezzo di 89 euro. Il modello è PTSS 1200C2. È una sega di immersione con le guide estensibili con due misure, quindi si affiancano, che ci permette di tagliare sia legno, materiali morbidi, quindi eventualmente anche cartongesso, plastica, eccetera. Adesso leggiamo l'etichetta riportata sulla confezione, dopodiché faremo due prove di taglio e valuteremo assieme se è un prodotto valido e che quindi può tornarci utile nei nostri lavori da hobbista e quindi se è il caso di acquistarla. Cominciamo. Quindi leggiamo l'etichetta riportata sulla confezione. Sega in immersione per tagli precisi nel legno, nella plastica o in materiali da costruzione leggeri come pannelli in cartongesso, con guide in alluminio montabili in due lunghezze, da 70 e da 140 cm, per lavorare vicino alla parete fino a 15 mm, ideale per fughe in ombra e di dilatazione. Lama inclinabile a piacere per tagli inclinati precisi, profondità di taglio regolabile a piacere da 0 a 56 mm, incluso cuneo divisore per evitare che la lama si incastri durante il taglio. Facile sostituzione della lama grazie al sistema di bloccaggio del mandrino, quindi spindle lock, impugnatura morbida ed ergonomica con interruttore di sicurezza, allacciamento per aspiratore esterno, la lunghezza del cavo è di 4 metri e il diametro della lama è di 165 mm. Il motore ha una potenza di 1200 watt, il numero di giri è di 5200 al minuto, ovviamente a vuoto. L'angolo di taglio è regolabile a 90 gradi oppure inclinabile a 45, a 90 gradi la profondità di taglio è 56 mm, invece a 45 è 42 mm. In dotazione troveremo una lama da 165 mm con 24 denti già montata, la guida in due pezzi da 70 ciascuno e il sistema per congiungere le due guide. Vi ricordo che trovate anche i numeri per l'assistenza, quindi per la garanzia, e che lo stesso utensile ha 3 anni di garanzia. Adesso apriamo la confezione e proviamola. Quindi all'interno della confezione troveremo l'utensile, le due guide da 70 cm ciascuna. In una delle due guide è già presente il sistema per la giunzione ed una chiave a brugola che poi ci permetterà di fissare lo stesso. Allora, guardiamo da vicino l'utensile, vediamo come è fatto, tutte le varie regolazioni, eccetera. Il corpo è plastica e metallo, la plastica che riveste il motore e l'impugnatura. Poi c'è questa gomma sia sulla parte posteriore, quindi dove si impugna, che è abbastanza ergonomica ed è antiscivolo, ha un buon grip, veramente molto ergonomica, più questa impugnatura sulla parte alta che è anch'essa gommata con un ottimo grip, abbastanza morbida e confortevole, e ovviamente questa impugnatura ci permette sia di mantenere l'utensile fermo che anche quello di abbassarlo. Per poter abbassare la lama, quindi regolare l'escursione, dobbiamo spingere questo tasto verso l'alto. Infatti, facendo in questo modo si solleva questa stina metallica e quindi ci permette di abbassarla. Facendo scorrere questo tasto abbiamo anche la possibilità di premere il tasto di accensione. Infatti, se premiamo in questo modo non arretra, se invece facciamo così riusciamo sia ad arretrare il tasto che a regolare la profondità della lama. Sulla parte frontale abbiamo le regolazioni sia per quanto riguarda la profondità che per quanto riguarda l'inclinazione. Infatti questo sistema ci permette di regolare la profondità. Se noi la regoliamo in questo modo, per esempio a 0, la lama non avrà alcuna escursione, si bloccherà praticamente subito, quindi arriverà a filo del piatto. Se invece regolo la profondità a 20 mm in questo modo, allora avrò una profondità di fuoriuscita della lama di 20 mm e così via. Quindi per fare tagli profondi basterà abbassarla tutta oppure regolare a piacimento la nostra profondità. Lo stesso per quanto riguarda l'inclinazione. Dobbiamo svitare questo pomello ed il pomello sulla parte opposta, da questa parte. Quindi svitandoli 1 e 2 dalla parte opposta potremo regolare l'inclinazione. C'è un riferimento in questa scala graduata
che ci riporta da 0 a 45 gradi ed è possibile eventualmente fare una regolazione di fino grazie a questa brugola, quindi spostare eventualmente questa lancetta che ci indica la regolazione dei gradi se non dovesse essere impostata correttamente. Dopo aver impostato i gradi, ipotizziamo 30 gradi, basterà avvitare di nuovo i due pomelli a destra e a sinistra e l'utensile rimarrà con l'inclinazione che abbiamo dato noi. Ci sono alcune finiture che non sono fatte benissimo, per esempio da questa parte dove c'è questa vite la verniciatura è saltata, è andata via, in più sul pianetto ci sono alcune sbavature, ma è solamente sulla parte superiore. Sulla parte inferiore, quella che interessa a noi per il taglio, mi sembra fatta davvero abbastanza bene. L'utensile è pure abbastanza pesante, mi dà un senso di solidità. Adesso vediamo come si cambia la lama. Ve lo spiegherò, ma non la cambierò. Allora, in dotazione abbiamo una brugola che è messa sulla parte posteriore all'inizio del cavo di alimentazione. Vi ricordo che il cambio della lama va fatto sempre con l'alimentazione staccata. Dopodiché dovremo fare in modo che questa vite possa trovarsi al centro di questa finestra per poter lavorare. Per fare ciò bisognerà sollevare questa leva, abbassare e l'utensile si bloccherà esattamente in questa posizione. Dopodiché, premendo questa linguetta metallica, attiveremo il sistema spindle lock che ci permetterà di bloccare la rotazione della lama. Infatti, se io lo premo, la lama, quando raggiunge il punto in cui nell'alberino c'è il sistema che blocca la rotazione, si ferma, se lo rilascio invece ruota. Quindi a questo punto potremo tranquillamente svitare la nostra vite, dopodiché sostituire la lama. Finito questo lavoro, dopo la sostituzione potremo tranquillamente rialzare questa levetta, però il pianetto si rimetterà in posizione di scatto, quindi conviene accompagnarlo. Io vi faccio vedere adesso cosa accade se non lo tengo. Conviene sempre eventualmente rilasciarlo in questo modo. Questo invece è il cuneo divisorio. Questo movimento è del tutto normale perché il cuneo divisorio può rientrare, quindi ha un movimento che è normale, non è da considerarsi un difetto. Nella parte frontale invece avremo i riferimenti per i tagli a 0 e a 45 gradi. Infatti per fare il taglio a 0 gradi, quindi senza inclinazione, dovremmo riferirci a questa sporgenza, a 45 gradi invece quest'altra sporgenza. Questo invece è il collegamento per l'aspirazione, quindi si può collegare un aspirapolvere, c'è questo adattatore conico per poter adattare tutti i beccucci delle varie aspirapolveri e abbiamo anche un sistema che adesso vedremo che ci permette di collegarla alle guide e fare in modo che sulla stessa guida la sega circolare ad immersione rimanga salda e non abbia movimenti ballerini. Il pianetto, come abbiamo detto, è molto solido, è liscio, sembra fatto bene, però devo farvi notare che ha alcuni avvallamenti. Come vedete, se metto questa squadra combinata da questa parte si muove qua, è quasi perfettamente dritto, un minimo di movimento. Sulla parte centrale ne ha pure pochissimo, però dalla parte vicino alla lama purtroppo a questo gioco saranno mezzo millimetro circa, quindi dovevo farvelo notare. Adesso vedremo però se influisce sul taglio. Siamo quasi pronti per fare delle prove, però prima volevo farvi notare che i riferimenti per il taglio a 0 o a 45 gradi non combaciano perfettamente sia nella parte posteriore che in quella anteriore, e allora bisogna agire in un modo. Ci sono queste brugole nella parte frontale ma anche nella parte posteriore che si possono svitare ovviamente per consentirci questa regolazione fatta in modo perfetto, quindi io già le ho svitate. A questo punto con un martello in gomma possiamo far poggiare la lama perfettamente nella battuta del legno in questo modo, dopodiché con dolcezza regolare in questo modo, come vedete. Ok, adesso lo stringo per bene, dopodiché facciamo i tagli. Possiamo regolare l'escursione di due brugole, una in questo punto ed una in quest'altro punto, e stringendole in questo modo possiamo avere la sicurezza che il nostro utensile sia perfettamente posizionato a 90 gradi, perché queste fanno da battuta in questo modo. Quindi così, come vedete, superiamo lo 0, in quest'altro modo svitando siamo più giù. Quindi regoliamo la nostra lama in base alla posizione che ci garantisce che sia a 90 gradi, le regoliamo tutte e due, a quel punto siamo sicuri.
Queste invece sono le guide in alluminio che ci permetteranno di fare i tagli dritti e che possono essere unite fra di loro. Ognuna, come abbiamo detto, misura 70 cm. Per poterle collegare bisogna fare in questo modo, quindi affiancarle, svitare queste brugole, ne troverete solamente una stretta, le altre sono lente, quindi si fa scorrere in questo modo e si fa in modo che la parte che sporge possa entrare nell'altra guida, in questo modo. Dopodiché si avvicinano e si stringe. Allora, in questo modo. Quando stringete queste brugole non è necessario fare molta forza, è alluminio, è un materiale delicato, quindi basta semplicemente affiancarle e stringere un poco, perché altrimenti si possono formare delle gobbe. Io poco fa ho esagerato e come vedete qua si sono formate queste piccole gobbe. Le guide combaciano a perfezione, come vedete non c'è alcun gradino, sono perfettamente allineate. Ok, allora facciamo una prova di taglio direttamente con la guida. Ho collegato l'alimentazione elettrica, adesso l'accendo per la prima volta, vediamo sia il rumore e insomma come si comporta una volta accesa. Quindi sollevo il tasto di sicurezza e premo. Bene, intanto non ha la partenza a scatto, è una sorta di partenza assistita o soft start, insomma diciamo che non ha quello strattone che danno alcuni utensili quando partono, che è un po' fastidioso, anche se non va a influire sulla sicurezza né nulla, però parte rapidamente ma non di scatto. Ok, adesso posiziono la guida nel modo corretto e proviamo a fare dei tagli con e senza aspirazione per vedere quanta polvere produce, e ovviamente farò anche un taglio attivando l'immersione, quindi la possibilità di tagliare dal centro di una tavola. Allora, io già ho fatto le regolazioni perché prima di fare i tagli è giusto parlare anche di questo. Ci sono queste due rotelle, se io le ruoto in questo modo, quindi cambio la regolazione che ho dato, il nostro utensile è un po' ballerino, quindi non ci consentirà di fare dei tagli perfetti sia nella parte posteriore che in quella anteriore, però hanno una forma che va ad ingrandirsi e che quindi ci permette di regolare la pressione che deve avere questa plastica sulla guida in alluminio. Infatti in questo modo si muove, se io la giro e la regolo nel modo corretto non si muove più, rimane perfettamente ferma nella sua guida. Ovviamente più stringiamo, più la sega rischia di rimanere bloccata, quindi bisogna trovare l'equilibrio corretto per fare in modo che non abbia alcun movimento laterale, ma che possa scorrere perfettamente. In questo modo è perfettamente ferma, destra e sinistra non ha assolutamente alcun movimento, infatti non sentite il rumore metallico di poco fa. C'è da regolare questa parte semplicemente con le mani, perché essendo affiancate può capitare che una parte venga più alta dell'altra, però come vedete scorre perfettamente. Allora, problemino, mi sono accorto dopo aver unito le due guide, quando stavo per fare il taglio, che anche se combaciano perfettamente gli incastri, cioè una volta unite sembra davvero un unico pezzo, ci sono gli angoli di taglio di questa guida in alluminio che non sono perfettamente a 90 gradi. E questo va a influire poi sulla linearità delle due guide, perché dato che questo taglio non è perfettamente dritto, alla fine si crea un angolo e questo non ci permette di fare i tagli correttamente. Infatti poggiando le due guide sulla tavola avevano un avvallamento, si muoveva come se fosse una culla, quindi ho verificato anche con la squadra e mi sono accorto che, come vedete, c'è tutto questo spazio e questo non va assolutamente bene. Ci saranno almeno 3 o 4 gradi, quindi si può provare eventualmente a fare un taglio a 90 gradi eliminando un paio di millimetri di lunghezza. Mi sa che forse proverò più tardi, però se non avete la possibilità, tutta questa distanza, questa differenza poi vi farà fare un movimento alle due guide se le poggiate in piano, ma soprattutto vi farà fare un taglio
che fino ad un certo punto sarà dritto, poi seguirà un'angolazione diversa. Adesso vi faccio vedere cosa accade se le unisco a causa di questa inclinazione. Intanto c'è questo spazio nella parte centrale che ho lasciato appositamente senza forzarle, perché qua tocca e qua no, ma guardate che movimento fa. Quindi da questa parte tocca e dall'altra parte si solleva. Se io unisco queste due parti, quindi se la forzo, ovviamente il problema viene accentuato, perché unendole sollevo uno dei due angoli, infatti diventa proprio esagerata la distanza che c'è, ci saranno 4 mm nella parte finale, quindi questo ci obbliga o a forzarlo in questo modo, quindi allargandolo leggermente, e in questo modo è in piano, ma ci saranno 3 o 4 mm nella parte centrale, e ovviamente questo non ci garantisce nemmeno la sicurezza che il taglio venga dritto. Quindi adesso farò la prova per vedere come si comporta l'utensile solamente con una guida, non le utilizzeremo unite. Abbiamo visto che comunque scorre bene, però purtroppo, siccome c'è questo problema, andrebbe a influire tantissimo sul taglio, non ha senso andare a fare una prova in questo modo. Allora, adesso siamo davvero pronti, ho regolato la profondità, vi ricordo che il riferimento con la lettera A riguarda il taglio eseguito senza la guida, invece con la lettera B riguarda il taglio eseguito utilizzando la guida, che crea uno spessore ovviamente. Allora, essendo una sega di immersione, farò una prova ad affondare al centro del legno, infatti la sega di immersione serve esattamente a questo. Quindi premo senza utilizzare l'aspiratore, lo metto in questo modo così vediamo pure la fuoriuscita di eventuali trucioli e inizio il taglio da questo punto. Allora, sembra venuto bene, soprattutto nella parte iniziale, non ci sono segni, il rivestimento bianco non si è tolto. Adesso ripeto il taglio partendo dall'inizio e poi vediamo pure se lo spessore del legno dalle due estremità è uguale. Ovviamente dipende pure da come lo posiziono, ma sto prendendo il riferimento perfettamente della linea tracciata con la matita e collego anche l'aspirapolvere per vedere la differenza. Ok, questo è il pezzo tagliato. Devo ammettere che obiettivamente un taglio così sottile saranno 2 mm, l'ho fatto ad occhio, non fateci caso. Mi sembra che sia venuto perfettamente eseguito, quindi davvero bene. Ovviamente questa è la lama in dotazione e da entrambi i lati, la parte superiore è questa e questa è la parte inferiore. Devo dire che il rivestimento è rimasto perfetto. Ora vi faccio delle inquadrature più da vicino. Devo ammettere che la pulizia del taglio sul pezzo è veramente perfetta, non possiamo lamentarci da questo punto di vista. Ok, in questo modo non si vede, in questo modo è 90 gradi e 1, quindi praticamente perfetto. Allora, ho inclinato a 45 gradi, facciamo anche questa prova e vediamo. Adesso lo separo e vediamo come è venuto. Allora, ho staccato il pezzo tagliato, che è questo di qua, con il doppio taglio,
E questo anche per farvi notare che il problema che le due guide non compagino perfettamente ha influito sulla possibilità di poter unirle, quindi estendere la loro lunghezza e bloccarle eventualmente con un morsetto, perché in questo modo l'utensile impiega tutta la lunghezza del taglio, quindi se metto un morsetto si blocca e ovviamente non posso avere la sicurezza che la mia guida sia ferma, perché per quanto possa essere gommato, comunque tra segature e superfici lisce, anche se un po' è fermo, però poi alla fine inizia a scivolare perché si crea questa superficie scivolosa. Quindi il fatto che le due guide non siano perfettamente dritte va a influire su questo. Se dovete fare dei tagli lunghi, pensateci, comunque controllate bene che anche se combaciano bene apparentemente nella giunzione, poi nel poggiarli sul ripiano siano perfettamente dritte. Allora vediamo quindi l'angolo a 45 gradi come è venuto, quindi impostato in questo punto è 45 gradi e 6. Bisogna vedere però, dato che si è mosso, se questo influisce. Qua, ecco, qua sono 45 gradi esatti, quindi in base al punto, dato che il taglio è molto irregolare purtroppo, e allora non abbiamo la possibilità di avere dei tagli perfettamente dritti. Allora, come vedete, poggiando sulla troncatrice, qua c'è tantissimo spazio, invece sulla parte finale la lama tocca, quindi c'è questa irregolarità. Adesso proviamo a fare questo taglio, vediamo se va meglio. E questa è la differenza di spessore, da sottilissimo, quasi una lametta, ad abbastanza grosso. Adesso vediamo se va meglio, lo taglio da tutti i lati, le taglio tutte e quattro e poi controlliamo. Allora, ho unito le guide dopo averle tagliate e rifilate perfettamente a 90 gradi e adesso proviamo a fare questo taglio dritto lungo tutta la tavola. Sicuramente un taglio superiore a quello di prima, decisamente dritto, e adesso lo vedremo anche da vicino. Questo è il taglio che abbiamo appena fatto, che come vedete, a differenza di prima, è venuto praticamente perfetto. Adesso verifichiamo con il goniometro se è a 45 gradi, però da quello che possiamo apprezzare da questa inquadratura sembra che sia fatto questa volta bene. Allora, adesso vi faccio vedere il taglio come è venuto. Allora, siamo premendo con forza, tanta forza, siamo a 45 gradi esatti. Quindi questa volta va bene. Adesso farò l'ultimo taglio per rifilarlo, insomma riportarlo di nuovo a 90 gradi, perché di questa tavola con questo taglio a 45 gradi non me ne faccio nulla. Allora, questo quindi è il taglio appena eseguito, riportato di nuovo a 90 gradi il taglio come era in origine. Ci sono dei segni sul legno, sicuramente dovuti alla qualità della lama originale, che hanno fatto saltare via il rivestimento, in parte anche con il taglio fatto dal mio rivenditore di legnami c'è un minimo di segno, però è imparagonabile con il segno lasciato dalla lama originale. Sicuramente cambiando lama dovrebbe migliorare anche la qualità dello stesso taglio. Comunque, obiettivamente non è male. Allora ragazzi,
abbiamo concluso con questo video. Cosa dire di questo utensile? Allora, di per sé l'utensile mi piace, funziona bene, è abbastanza potente, una partenza assistita, le regolazioni che combaciano perfettamente, la doppia regolazione se si usa con la guida o meno, la possibilità di regolare il movimento grazie a queste due rotelle, quindi mantenerlo abbastanza fermo sulla guida, la possibilità di regolare anche il riferimento con la sporgenza della guida, come abbiamo visto con queste brugole. Quindi di per sé diciamo va bene. L'unica cosa che mi è dispiaciuto è il fatto che l'alloggiamento per l'aspirapolvere con il peso del tubo si metta verso giù e quindi ovviamente si trova dietro al taglio e può essere bloccata dalla tavola. Bisogna tenere il tubo sollevato. Se lo avessero fatto leggermente più frenato, anziché con questa rotazione così libera, sarebbe stato meglio. Le guide, mettiamoci una pietra sopra, in tutti i sensi, le distruggiamo. E il taglio invece, come vedete, viene abbastanza bene, è abbastanza pulito, sia il taglio a 45 gradi che quello a 90 gradi che poi ho fatto per rimuovere questa parte sporgente, questa parte, scusatemi, tagliata a 45 gradi. E devo dire che obiettivamente sia la pulizia del taglio che l'angolazione dello stesso è perfetta. Questo mi ha soddisfatto tantissimo. Peccato per queste guide. Io le ho rifilate, quindi ho diciamo recuperato al 99% l'errore che aveva, che era molto evidente, e adesso sono praticamente dritte, sono perfettamente allineate, però devo essere sincero, ancora forse mezzo grado andrebbe dato, perché ho notato che comunque è dritto, però se si poggia senza fare forza si nota che c'è un pochettino di aria, quindi adesso devo valutare cosa fare, perché le guide sono un elemento importantissimo della sega di immersione, quindi se compriamo una sega di immersione e abbiamo le guide che non sono perfettamente dritte, praticamente non ce ne facciamo quasi nulla. Quindi avrò alcuni giorni di tempo per valutare e decidere bene cosa fare, se intervenire ancora o meno. Per il resto spero di esservi stato utile, spero di avervi fatto compagnia. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettete mi piace al video se vi è piaciuto e lo avete ritenuto utile, e attivate anche le notifiche cliccando sulla campanella qua giù, e ci vediamo per i miei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!